Nei prossimi 20 giorni imparerò modellazione 3D con un visore a realtà virtuale. Non so niente, quindi dobbiamo scegliere il software, poi cercherò quasi tutti i giorni di creare un oggetto diverso e infine farò un montaggio finale di tutto quello che sono riuscito a fare. Quindi bentornati su Reality Express, lo show che riesplora la realtà in modo semplice e con un pizzico di ottimismo. Iniziamo dal giorno 1, ci sono veramente tantissime applicazioni disponibili, c'è veramente un botto di roba e non so bene cosa scegliere, quindi mi sono andato un po' a informare e tra le varie sembra che ShapeXR faccia proprio al mio caso. Vedo infatti che si possono prendere degli oggetti, spostare, leggermente modellare o creare qualcosa che mi sembra modellazione 3D, non ne sono completamente sicuro. Iniziamo con ShapeXR, non erano apparsi i controller. E già, per esempio, della UI, fichissimo. Ok, quindi abbiamo bisogno di un cerchio abbastanza facile e poi magari vedere come fare queste scarpe e poi vedremo se possiamo aggiungere già dei dettagli. Troviamo una colorazione più alla Kirby. Ah, ok, perfetto. Possiamo fare questo? Ok, stiamo arrivando da qualche parte. E vorrei mostrarvi altro perché effettivamente ho registrato molto altro. Il problema è che ho subito visto che non era l'applicazione di cui avevo effettivamente bisogno. Già avevo sprecato un giorno facendo la ricerca sbagliata. Questo vi dicevo, questi saranno i 20 giorni più complicati del mondo perché non so cosa diavolo sto facendo. Anche perché immaginate iniziare una sfida in cui riesci a fare questo coso di Kirby terrificante che non lo vorresti neanche incontrare di notte, ma mai proprio, cioè decido quindi di andare a dormire. Giorno 2 prendo tutto e mi rimetto a rifare di nuovo tutta la ricerca, questa volta andando a vedere un po' meglio cosa dovevo andare a toccare, quale sarebbe stato il programma più adeguato. E Gravity Sketch sembrava qualcosa in cui potessi effettivamente modellare come si fanno nei vari programmi, no? Quindi parto subito con i tutorial base. Ah, e posso prendere gli oggetti. Layer, quindi ci sono i veri layer che possiamo aggiungerli. Questo è il gruppo. Ok, questa è una cosa fantastica, per esempio, il mirror, perché io se faccio una cosa di qua, la fa anche di là. Ah, ok, con questo apro. Quindi qua ci sono i vari modi di disegnare. Ah, questo invece fa... Sì, è più o meno il coso di The Sims. Che poi tra l'altro posso colorare. Sketch Paint. Oh, fatto! Ah, ok, fichissimo. Oh, adesso posso prendere e modellare il mio blocco. Bene, continuo la modellazione e vediamo dove riesco a arrivare. Inizio a vedere che con Gravity Sketch posso disegnare in aria, posso prendere letteralmente vertici e muoverli come mi pare e anche fare delle cose banali come cambiare il colore. Una roba che mi ha veramente fatto esplodere la testa è che io potevo prendere questi oggetti, muoverli un po' come mi pareva, allargarli in dimensioni gigantesche, averli piccolissimi, ma c'è un'impostazione, anche quella mind blow, che si chiama SubD, che ti permette di prendere un oggetto molto semplice, un cubo per esempio, e rendertelo quasi una sfera, avendo quindi degli oggetti semplici come un cubo e trasformandolo in qualcosa di molto più complesso, quindi magari una sfera molto più liscia. E quale poteva essere la mia prima cavia se non provare a rifare Kirby? Ho paura. E rispetto a ShapeXR, sì, effettivamente è molto meglio e mi conferma, o almeno pare, che quella Gravity Sketch sia l'applicazione corretta. Ora, questo Kirby nello specifico io non lo vorrei vedere neanche nei miei sogni, quindi tra i due probabilmente preferirei
il buio cosmico, aiuto. Però ragazzi, dopo 2 giorni e aver fatto un'altra volta una cosa orrenda, devo dire, non ero proprio con la fiducia al massimo. Ripeto, avevo 20 giorni, non so che fine avrei fatto, onestamente non lo so, però bisognava continuare. Di conseguenza passai il giorno 3 e il giorno 4 a studiare, tant'è che all'interno di Gravity Sketch ci sono proprio dei tutorial molto carini che ti insegnano passo passo alcune tecniche, come la differenza tra i vari strumenti, le varie forme, come modellare questi oggetti e soprattutto come unire i vari vertici. Questa sarà una roba importantissima che mi porterò da qua all'ultimo giorno. È una skill che ti insegnano subito, ma che è incredibile, è super importante. Arriviamo al giorno 5, era chiaro che mi dovevo mettere all'opera, dovevo mettermi a creare ogni giorno almeno quanto più possibile degli oggetti 3D per fare pratica, perché nel mio modo di imparare la pratica è chiave. Di conseguenza ho voluto creare qualcosa di abbastanza classico nei videogiochi, ovvero uno scrigno, il classico scrigno, no? Tipo alla Zelda o in tantissimi giochi in cui trovi degli oggetti, no? Ecco, mi sembrava una roba perfetta. Cioè, se voglio fare un videogioco, magari, ecco, dovrei fare delle cose che probabilmente ci dovrei mettere in quel videogioco, quindi vediamo di fare uno scrigno. Tutto in legno, capite? Ok, iniziamo dalla base allora. Allora, noi sappiamo che se facciamo un punto qui e un punto qui, ok, dovrei avere, anzi aspetta, facciamo solo un punto qua, vediamo che succede. Ottimo, ottimo, ottimo. Questa è già una base. Questa è una base che non è orrenda. Sappiamo che adesso possiamo estrudere questa parte. Lo possiamo fare su tutti i lati. Oh. Ottimo, quindi in teoria abbiamo una base su cui partire. Allora, in realtà potremo... Vabbè, dai, accettabile. Ok, e abbiamo la base. Rivediamo adesso il browser. Abbiamo la base. Ah, pensavo che fosse più difficile. Perfetto, quindi adesso dobbiamo fare una cosa simile, però in tutti gli assi. Quello che riesco a fare ai miei occhi era qualcosa di decente, ma che vedendolo adesso è terrificante ancora, non so, ecco, meno male che non avevo una prospettiva più grande, che però sono riuscito ad avere un po' di lucidità per decidere di ricominciare da capo. Sì, l'avevo reso insomma sul marroncino in modo che potesse sembrare simil-legno, ma non avevo proprio capito la struttura, quindi ho fatto una seconda versione che già era decisamente meglio. Ma anche qui non era abbastanza, anche qui non avevo una base che pensavo di poterci lavorare. Qualche cosa del mio cervello mi ha detto anche pure quella seconda versione faceva abbastanza schifo, quindi mi sono messo a farne un'altra. Giungiamo al giorno 7 che decido di lavorare questa volta non sul corpo ma sulla struttura in sé, cercando di differenziare i vari pezzi. Questa sarà una skill molto importante per me, soprattutto più avanti, come per esempio identificare il legno, che è una parte, identificare queste palline di metallo sono un'altra, il lucchetto è un'altra parte, tutta la struttura, che è quella che ho iniziato subito a lavorarci, era un'altra ancora. Era inutile lavorare tutto insieme come avevo fatto finora, no, dovevo differenziare i vari step del lavoro. Ecco, posso dirvi che dopo tutti questi modelli che ho fatto orrendi, iniziavo già a capire meglio come funzionava il programma, perché avendo fatto delle cose così a caso, mi ha permesso di ragionare molto su cosa effettivamente dovevo andare a fare. Questa volta sono riuscito ad azzeccare almeno la struttura. Una cosa interessante è che smanettando ho scoperto l'uso del taglierino, che mi permette di aggiungere dei punti nelle varie intersezioni per magari rimuovere delle sezioni all'interno del modello, che mi ha permesso di trasformare il blocco intero in una struttura effettivamente di uno scrigno. Poi per esempio la parte sotto era completamente vuota, quindi come ho visto nel tutorial all'inizio mi sono messo a unire i punti e voilà, era coperto. Un'altra cosa carina è che posso prendere le varie intersezioni ed estruderle, in modo che non è solo una roba 2D, ma posso letteralmente rendere tutti i vari punti con della profondità, e questo è chiave. Veramente inizio a imparare molte cose piano piano e non tutte queste cose mi erano state dette con i tutorial, le ho fatte piano piano, l'ho capite
piano piano. La cosa forse più semplice invece l'ho fatta male. Ho preso dei blocchi rettangolari, le ho aumentato un po' il sub D in modo che erano un po' più malleabili, gli ho messo un po' di marrone e quelle per me erano le parti in legno. Non so cosa stavo pensando, ma comunque più o meno sembrano, cioè messe lì sembrano, danno un po' l'idea del legno. Il tutto ovviamente è quasi sbilenco, non preciso, e questo si rivelerà essere un problema più avanti. Detto questo, però, decido di andare a dormire. Giorno 8, voglio finire questo scrigno, non potevo andare avanti, erano passati 8 giorni e avevo uno scrigno decente. Decido di mettere una colorazione più dorata, di creare le varie palline metallizzate tutto intorno, ovviamente non sono perfette, questa cosa ancora un po' mi triggera, e poi decido di fare il lucchetto. E questo è il risultato. Allora, devo dire, sembra uno scrigno rispetto a tutte le versioni prima, effettivamente sembra uno scrigno, non gli si può dire niente. Devo dire, per quanto riguarda la struttura, sono abbastanza soddisfatto del risultato. Alla fine è quasi una cozzaia di elementi messi insieme, e questo ovviamente un po' mi premeva. Scoprì però che c'erano dei modelli 3D già pronti su Gravity Sketch. Pensai che magari mi potesse aiutare a capire meglio come realizzarli, anche perché una moto, in questo caso, che figata, cioè guardate che figata di moto, se dovessi farla io non saprei proprio da dove iniziare e probabilmente sarebbe tutto imperfetto, strano, e quindi iniziai a prendere i pezzi, a allargarli, cercare di eliminare qualche punto e scoprire, o cercare almeno di capire, come avessero fatto. E con un nuovo bagaglio di informazioni decido di fare qualcosa di pazzo. Volevo fare qualcosa che effettivamente sia imponente e dico, oh, questo ne valsa la pena, o almeno qualcosa che potesse piacermi, perché un baule, uno scrigno, insomma. E quindi decisi di ricreare un'arma dalla mia saga di videogiochi preferita, ovvero Kingdom Hearts, e ovviamente decisi di creare il Keyblade. La cosa più carina è che invece di partire subito diretto a fare modellazione, decisi di studiare un po' come fare. Decido quindi di prendere delle immagini e metterle all'interno di Gravity Sketch, perché è una cosa che poi ho imparato anche a fare, e avendo queste immagini 2D nel mio mondo tutto virtuale, iniziai a dissezionare il Keyblade, cercando di capire, invece di lavorare tutto insieme, pezzo per pezzo, l'ordine in cui avrei dovuto iniziare. Arriviamo al fatidico giorno 9. Iniziai subito con la punta perché mi sembrava la cosa forse un po' più strana da fare, e presi proprio un piano 2D e cercai di dargli la forma, anche perché già l'avevo fatto prima. Infatti lo potei estrudere. A questo punto mi bastava mettere un colore un po' più adatto, e devo dirvi che a fare queste cose qua, no? Iniziare piano piano ti fa sempre pensare al risultato finale, e non è una cosa buona, perché oddio quanta roba avrei dovuto fare. Quindi passai a cose un po' più semplici, alla lama, perché era un po' più triste, un po' dico oddio ma come verrà, probabilmente non ci sarei riuscito, questo è quello che pensavo, ma dovevo zittire quella voce e continuare. Passai alla guardia, cercando di capire come farla, perché non ne avevo la più pallida idea. Senza dubbio la cosa più complicata che avessi fatto finora. Avevo fatto anche altre cosette, per esempio anche la catena, che era piuttosto facile da fare, comunque non mi era venuto. Cioè c'era la parte del topolino che non sapevo bene come dargli forma. Cercai di farlo e mi uscì una versione tipo di Oswald veramente terrificante, creepy anche quella, sembrava, non lo so, una mozzarella, che non mi aiutò per niente. Mi promisi però che quel giorno avrei avuto almeno una struttura del Keyblade, quasi tutto doveva starci, e poi magari ci avrei potuto lavorare. E sì, parti come la catena, il manico, il corpo della spada erano facili da fare e già sembravano abbastanza ok. Ma altre parti come la punta, la guardia e soprattutto sto cavolo di topolino, proprio no. Quindi mi svegliai il giorno 10 con un po' di grinta, sapevo che almeno la struttura era fatta, dovevo solo correggere praticamente tutto. E dato che la cosa che mi dava più fastidio in quel momento in realtà era Topolino, proprio perché mi sembrava assurdo che non fosse facile da fare, continuai a lavorarci, a fare delle varie versioni, fino a che non riuscii a trovare un modo veramente incredibile. Presi 3 cerchi e capii che eliminando alcune delle facce del cerchio, con uno strumento chiamato Merge in blu, potevo dire a Gravity Sketch che quelle 3 forme erano in realtà una e non 3 diverse, così che potevo unirle insieme.
Quindi mi bastava prendere i vertici e unirli tra loro. Questo mi diede la grinta di continuare e continuare. E continuare. E continuare. E continuare. Lavorai a questo Keyblade per oltre 3 giorni, ma finalmente riuscii a creare qualcosa che, beh, mi soddisfaceva. E sì, non è perfetto, c'ha vari problemi, se lo guardi nello specifico ha un botto di roba che non va, ma sembra un Keyblade. E il fatto che io sia riuscito a fare una cosa del genere con così poca esperienza era assurdo. Tutta quella frustrazione di fare, togliere, rimettere, correggere e tutte quelle cose che mi sono detto. Oh, ragazzi, alla fin fine della fiera io ero riuscito a creare un Keyblade. La cosa che più mi preoccupava in realtà era il fatto che era tutto comunque una cozzaia di elementi messi insieme. Non erano precisi. Quindi decisi che il prossimo step sarebbe stato quello di creare qualcosa di un po' più simmetrico, un po' meglio fatto. E non avrei aspettato il giorno dopo a lavorare a qualcosa di nuovo e decisi di fare la cosa più classica e semplice per non focalizzarmi sul modello in sé, ma sulla tecnica. Decisi di andare sulle Pokéball, specificamente quella classica e perché no, anche la Master Ball. Passiamo al giorno 12. Ecco come sono venute. Devo dire abbastanza bene. Sono chiaramente semplici e non sono perfette, neanche, però almeno sono molto simmetriche, sono fatte meglio, hanno qualcosa di più preciso. La cosa carina poi è che in Gravity Sketch, soprattutto per la Pokéball standard, c'è un colore che si chiama cartoon, essenzialmente è come se fosse una shader che ti aggiunge una traccia intorno, quindi sembra appunto come se fosse effetto cartoon. Nel caso invece della Master Ball mi concentrai a fare qualcosa di un po' più complicato, come se magari un giorno volessi decidere di stampare questa Master Ball, decisi di creare le parti in modo che potessero incastrarsi una sull'altra più o meno, almeno che potessi stampare singolarmente le varie parti. Non ci volevo mettere più di un giorno a lavorare su entrambe le Pokéball, volevo continuare a lavorare su roba nuova, di conseguenza non riuscii a fare qualcosa che effettivamente potesse essere stampato. Dovevo aggiungere altre modifiche, incastri particolari, però a me piace quella che ho fatto. Eccoci al giorno 13. Ragazzi, voi non avete idea di quanto io adori creare roba. Il fatto che sia riuscito a creare un Keyblade, delle Pokéball, sì, un Kirby, un baule, fighissimo. E questo mi diede la grinta di continuare. Ero riuscito a creare delle robe incredibili e volevo continuare prima che finissero questi 20 giorni qualcosa che era più personale, che mi piacesse, già che devo spendere quei giorni a fare qualcosa. Sono andato a ripescare un'altra saga che io adoro, ovvero la saga di Ace Attorney, e stavolta volevo qualcosa di diverso. Volevo qualcosa magari che potessi indossare e sapevo esattamente cosa creare, ovvero il bracciale di Apollo Justice. A differenza di altri modelli ero sicuro che io potessi fare questo modello, ormai ne ero certo, però c'era una parte un po' più dubbiosa, ovvero le parti che vanno all'interno, diciamo le parti incastonate con i buchi. Quella onestamente non sapevo ancora come sarebbe venuta fuori. Oh ragazzi, quasi per magia in pochissimo tempo avevo già tutto nella mente, mi misi lì, pam 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 pam, in un attimo avevo già la struttura del mio bracciale. Fare buchi fu la cosa più complicata, veramente noioso, difficile, mettermi là con il taglierino a fare i vari punti, le varie intersezioni, cercando di essere abbastanza preciso, per poi appunto estrudere o mandare in dentro o eliminare le facce. Ma ero così tanto hypato in questo processo di creazione, che in un modo o nell'altro, piano piano, riuscì e lo creai. La cosa più incredibile è che, sì, con la forma è molto, molto figo, ma la cosa ancora meglio è in modalità sub D, che lo rende tutto un po' più liscio e tra l'altro
potevo anche vederlo in realtà mista. Potevo prendere il bracciale e metterci il mio braccio e vedere effettivamente sopra il mio braccio come se lo stessi indossando. Nella realtà avevo creato qualcosa ed era nel mio braccio. Ero alle stelle, ero veramente contento. Il giorno 14 decisi di fare qualcosa di meno schematico e soprattutto per il sub-D che avevo fatto un paio di volte durante questi giorni ho visto che sarebbe stato figo poter modellare in modo quasi più stile Pongo, non so come dire, no? Quasi una roba tipo più scultura e decisi di fare un personaggio molto iconico della Ghibli, il mio vicino Totoro. Ma non feci una cosa super complessa, non andai a fare Totoro, ma feci il Totorino più semplice, proprio quello bianco, super carino, che tra l'altro non c'è un nome, non c'è un nome. Piccolo Totorino, così sembra chiamarsi. Quindi mi misi lì con una forma molto più semplice, schematica, e ogni tanto passavo al sub-D. E voilà! Ma oh, sembrava proprio quello della foto, era molto simpatico. Dipendendo anche dall'illuminazione, ancora meglio. E dal giorno 15 al 17 lavorai su un singolo oggetto, ormai stavamo quasi finendo, eravamo quasi agli sgoccioli e decisi di lavorare nuovamente, almeno per redimermi, in uno scrigno. Stavolta però uno scrigno un po' meno convenzionale, uno scrigno un po' più fantasy, che aveva queste corna molto particolari, le catene, aveva un lucchetto con addirittura una chiave. Scopri che non solo si potevano mettere delle foto in Gravity Sketch, ma che queste potessero diventare delle texture proprio per gli stessi modelli. E feci questa cosa proprio con questo scrigno, diedi delle sfumature per il legno, per l'oro, per le corna, addirittura anche per la parte metallizzata delle catene. Devo confidarvi che non è stato facile. Guardate il prima e il dopo. Non gli avrei dato un soldo, che comunque può essere migliorato e questo lo dirò sempre. E quello è il problema, è il cercare di non farsi abbattere nonostante il primo sguardo che faccia schifo e dica come potrei mostrare qualcosa di decente. E proprio per questa sfida io avevo, diciamo, questo cheat code di non dover per forza fare una roba perfetta. Andava bene per il tempo che avevo. Giunse il giorno 18, senza dubbio il giorno con più ansia che abbia mai provato in tutto il tempo di questa sfida. È qualcosa che non potete immaginare. È il giorno poco prima della fine. Questa volta volevo creare qualcosa di originale. Non volevo avere riferimenti o copiare qualcosa di già fatto, cercare di ricreare delle immagini. No, volevo fare un personaggio di mia creazione. E questo fu un azzardo, lo sbaglio più grande che potessi fare. Non ero per niente capace di fare una cosa del genere, per niente. Ci vuole molto ma molto più tempo per poter trasformare un'idea, un concept a un modello 3D, veramente complicatissimo. Dato che provai e riprovai ma non riuscii a fare niente di concreto, decisi di fare almeno un concept art da potervi mostrare in video. E vedendo l'andazzo della giornata non volevo spenderci più di un giorno su questa cosa e quindi ecco il risultato. È simpatico, diciamo, simpatico. Devo ammettere che sì, avevo un po' di paura, non ero riuscito a fare niente, sì qualcosa ma di troppo semplice, non poteva essere quello il finale. E purtroppo la mia sfortuna non sarebbe finita là, mi avrebbe colpito quasi alla fine. E giunse il giorno 19, era chiaro che oggi avrei iniziato il modello finale ed era chiaro che avrei avuto solo 2 giorni per lavorare ad un modello 3D e pensai a tutto, non riuscii bene a capire cosa avrebbe avuto valore o qualcosa che fosse abbastanza complesso e per qualche motivo mi venne in mente Elden Ring, non so dirvi bene per quale motivo, forse perché è pieno di elementi molto particolari, è sinonimo quasi di valore. Pensai appunto di poter cercare qualcosa all'interno del gioco, magari qualcosa di collegato ai boss, forse i personaggi più iconici, magari
qualche arma e la mia scelta ricadde sulla Carian Regal Scepter, che essenzialmente è uno scettro molto particolare, pieno di dettagli, di gioielli, che si ottiene battendo Rennala, che tra l'altro è un boss molto bello, con delle ambientazioni intorno veramente stupende. E senza dubbio tra tutte le parti che decisi di suddividere, ecco, la lama era qualcosa che era forse troppo complicato. Una forma super complessa, super tecnica, che non avevo la più pallida idea di come avrei potuto creare. Era veramente strana. Decisi quindi di non partire dal basso, che era la cosa più complessa, ma dall'alto, forse la parte un po' più divertente. Iniziai a prendere due cerchi, unendoli mi permisero fare un anello praticamente, e combinando con le linee che avevo visto ad inizio tutorial, potei creare questa forma molto iconica, che essenzialmente era un supporto per la gemma in alto. Presi un altro cerchio per la parte intorno e invece un cerchio senza eliminare la parte all'interno proprio per la gemma. Gli diedi un colore blu in modo che potesse essere più simile a quella che effettivamente aveva l'arma. Un'altra cosa che non vi ho detto ma molto particolare è che potevo prendere degli oggetti e spostarli sì come mi pareva, ma anche duplicarli. Questo mi permise di prendere la gemma, renderla molto più piccola e farla nera. Ecco che avevo questo piccolo tocco e dettaglio in 5 secondi. Passai alla parte poco più sotto, che decisi di fare sempre delle forme molto particolari, curve, e poi con un cerchio decisi di allungarlo in modo da poter prendere il taglierino e fare delle incisioni tutto intorno per dargli un effetto e una texture abbastanza carina. Quindi presi la pietra, la misi all'interno e aggiustai le parti in metallo in modo che potevano essere più carine da vedere, che abbracciassero bene la pietra. Poi sotto feci una base con due anelli tondi e un cilindro. Dal cilindro, cui però potevo estrudere le parti a destra e sinistra per appunto formare la guardia, che in teoria dovrebbero proteggere la mano, anche se in teoria è uno scettro, quindi non dovresti teoricamente utilizzarlo per combattere proprio, ma per castare delle magie, però comunque la protezione prima di tutto. Effettivamente riuscì senza collassare dall'ansia ed arrivare a questa lama. Iniziai a investigare un pochino, cercando di prendere il taglierino, fare un paio di tagli, perché avevo un'idea. Mi misi lì, esattamente come ho fatto con la pietra sopra, a fare delle incisioni, solo che questa volta non le lasciavo lì, ma pensai di estruderle e vedere se l'effetto che veniva era quello che io mi immaginavo. E non so come, non chiedetemelo ragazzi, fu esattamente quello che aveva bisogno quell'arma. Era esattamente, secondo me, il modo in cui andava fatto, non lo so, era perfetto. Mi bastava quindi estrudere una parte e poi passare invece alle piccole intersezioni in mezzo, che invece che essere abbastanza piatte, ma comunque con un po' di rilievo, semplicemente una punta. E fu complicatissimo, misi a fare intersezioni un po' ovunque, cercando con il taglierino di fare nei luoghi giusti, estrudere nelle parti giuste, zoomai quanto possibile per avere più chiarezza possibile nel lavoro, ed ebbi effettivamente una lama stupenda. Mi tolse così tanta ansia di dosso che voi non avete idea. Ero al settimo cielo e questo mi permise di dormire, anche perché poi avrei dovuto passare al giorno 20, l'ultimo giorno della sfida, sarebbe tutto finito. Ed ero pieno di grinta. Presi il visore, me lo misi in testa, aprì Gravity Sketch, ero felicissimo di finire, volevo passarci tutta la giornata a rifinire tutte le cose e veramente non volevo fare il plot twist da giornata finale. Ma sì, la lama, soprattutto la parte più complessa di tutto il modello 3D che avevo lavorato finora, non so per quale motivo era completamente rotta, come se ci fossero due lame messe insieme e fuse. Era un casino, un modello 3D orrendo. Io non avevo la più pallida idea di cosa diavolo fosse successo, cioè si era completamente danneggiato. Non mi sarei mai aspettato che l'ultimo giorno sarebbe stato così.
avevo due opzioni. La prima opzione era ricominciare da zero. Probabilmente sarei arrivato esattamente in quello stesso punto, quindi una lama che sì, era con la stessa forma, ma poco più. O due, provare a sistemare, ma anche lì quanto tempo avrei speso a sistemare ed era effettivamente qualcosa che poteva essere corretto. Io non sapevo come cavolo era successo. C'è un salvataggio che si era corrotto, non lo so. Però non potevo stare lì a ragionare, dovevo mettermi a lavorare e non so perché decisi di sistemare quella lama, perché era venuta così bene che non sapevo neanche se sarei riuscito a farla così nuovamente. E mi misi lì a estrapolare, a capire quali erano i vertici giusti, quelli sbagliati. Cercai addirittura di fare solo una parte e poi di ricreare l'altra. Insomma, fu un casino. Lavorai e lavorai e lavorai. E allo scoccare della mezzanotte rifinì tutto quello che c'era da rifinire, riuscii effettivamente a sistemare all'ultimo secondo la lama. E un'altra volta, forse la cosa più surreale di tutte, era il fatto che potevo prendere questo scettro e metterlo in realtà mista, cioè ce l'avevo esattamente stretto tra le mie mani, lo potevo tenere, potevo allargarlo addirittura. È una sensazione molto bella il fatto di poter creare qualcosa e di vederlo davanti a sé. E questo significa anche che la sfida era completa. E quindi, ecco a voi il reveal finale. Oh, che figo! Allora, devo dirvi che una volta finito tutto, toglie tutto il peso, l'ansia, devo dirvi sono davvero soddisfatto con il risultato. 20 giorni non è molto, sono riuscito a fare tante cose, soprattutto delle saghe che più mi piacevano. L'arma di Elden Ring, ma quanto è bella! E il fatto che sia riuscito a crearlo è molto molto bello. Devo dirvi però alcune cose prima di concludere il video. In realtà questo è stato un video fallimentare, nel senso che il video doveva durare non 20 ma 30 giorni, ma non ci sono riuscito. E comunque non sono stati neanche 20 giorni consecutivi. Facevo un giorno, poi ne facevo 3 di fila, poi ne ho fatto uno, poi passavano mesi, poi ho fatto delle vacanze. Ho fatto un bel po' di robe e sono soddisfatto. Però il titolo di questo video è il chiaro segno di come io in realtà abbia fallito nel mio intento. Ho fallito. Però comunque sì, ho fatto delle cose incredibili, sono super soddisfatto di aver fatto questa roba qua e non sarà l'ultima che farò in futuro. È sempre bello esplorare altre realtà che non ti appartengano, perché non importa quanto ti venga detto che non si possa fare, non devi per forza fare una roba perfetta, niente di quello che ho fatto è perfetto, ma dovete tacere quella voce che vi dice che quella roba lì è imperfetta o non è possibile farla. Allora, dai, devi funzionare. Vediamo se funziona. Oh sì, adesso scappiamo insieme, va bene?